Ciao a tutti amici del Leone, benvenuti e bentornati. Io sono Ilaria e su questo canale parlerò di tarocchi, metafisica, spiritualità e quant'altro possa essere d'aiuto ad ognuno di noi per il proprio percorso di crescita personale e spirituale. Bene, mostrami. Leone, grazie. Abbiamo la carta del Papa per la parte finale di marzo, amici del Leone. E devo dire che è una carta di ufficializzazioni, è una carta di riconoscimenti, per qualcuno potrebbe parlare di contratti, di convivenze o anche di matrimonio. Andiamo a vedere di che cosa si tratta nello specifico con i tarocchi. Vi ricordo come sempre che le letture sono collettive, quindi è facile che non risuoni tutto. Se non risuonasse nulla o se voleste completare il messaggio, vi consiglio di ascoltare l'ascendente, segno lunare oppure Venere. E per capire come unire questi oroscopi ho pubblicato una guida che trovate sotto in descrizione e sempre nella descrizione trovate anche il link alle previsioni del 2024 e alle tarot pratiche del 2024. Ricordarvi inoltre che queste sono letture sugli affetti in generale, quindi possono riguardare la famiglia, le amicizie o le relazioni di coppia. Io vi dirò qual è l'andamento energetico principale e poi voi cercherete di adattare la lettura alla vostra realtà. Nello specifico le letture delle coppie e dei single sono già online, le trovate nella sezione dei video scorrendo con il dito verso il fondo. Ok, andiamo a vedere qual è l'energia disponibile per questo periodo, amici del Leone. Tre di coppe, fante di bastoni, 2 di bastoni, 6 di pentacoli, 5 di bastoni, 3 di spade, e la torre, ragazzi. Che interessante. Allora, devo dire che partiamo da questo 3 di pentacoli che potrebbe, scusate, 3 di coppe che potrebbe rappresentare o una situazione di un gruppo a livello di amicizia piuttosto che una situazione a 3 a livello romantico. Mm, diciamo che la carta in sé rappresenta un risultato che si celebra insieme. E questo fante di bastoni, scusate, questo fante di bastoni potrebbe proprio essere la vostra persona di interesse. Stavo guardando, ma per adesso non mi dà cenni a livello familiare. Adesso andiamo a vedere carta per carta, così riesco a dirvi nello specifico. Però ragazzi, qui c'è come da un lato il sì, la situazione piuttosto che la persona mi tenta, però con questo 2 di bastoni sento che c'è una forte indecisione sul da farsi. Andiamo a vedere il 3 di coppe. Abbiamo un 4 di bastoni e un 8 di bastoni. Mm. Devo dire che potrebbe arrivare per qualcuno la comunicazione del siamo in tre. A meno che non lo sappiate già, però devo dire che questa situazione non è delle migliori per voi e penso che sarà una di quelle cose che andrete comunicando, perché abbiamo anche un 6 di pentacoli, c'è bisogno di ricevere tanto quanto si dà. Andiamo a vedere questo cavaliere, questo fante di bastoni. Matto e 8 di coppe. Sì, ragazzi, potrebbe essere proprio questo fante di bastoni la tentazione in sé, no? Quindi una persona nuova o magari che conoscete già, che arriva, che ehm, diciamo vi travolge anche un po', mi verrebbe da dire, perché abbiamo questo matto che mi fa proprio sentire questa sferzata di energia che potrebbe arrivare verso la terza settimana di marzo. Andiamo a vedere il 2 di bastoni.
giudizio e 6 di spade. Allora, qui c'è qualche cosa che ha a che vedere con la comunicazione. O vorreste che l'altra persona si facesse sentire di più, o vorreste voi farvi sentire di più, ma credo che sia la prima, perché anche qui partiamo poi con un noto di bastoni, quindi è come se ci fosse un'accelerazione di questa situazione o di questa relazione nella terza settimana di marzo, ma sento che questa sorta di volo pindalico potrebbe farvi, tra virgolette, pretendere qualche cosa in più, qualche cosa di più, di ufficiale, mi viene da dire, vedendo il Papa, qualcosa che sia più in equilibrio, qualcosa che sia più riconosciuto. Andiamo a vedere il 6 di pentacoli. Allora abbiamo un 10 di bastoni e il mondo. Allora, qui o si tratta del fatto che vorreste che l'altra persona lasciasse indietro la sua realtà, mi viene da dire, potrebbe essere che voi dobbiate lasciare indietro la vostra, dipende da come vi risuona la lettura. Sta di fatto che uno dei due non è da solo, uno dei due ha qualche tipo di questione da lasciarsi indietro. È come se vi sentiste da soli all'interno della relazione, è come se è per quello che avete bisogno di più, ehm, diciamo più concretezza da parte dell'altro, di più, sì, di ricevere proprio di più. Andiamo a vedere il 5 di bastoni. Uh, diavolo e 7 di bastoni. Datemi una carta per questo diavolo. Mm. Allora, ragazzi, tenete presente che è un fante spiegato da un matto. Ci potrebbe essere ingenuità, ehm, impulsività, ma soprattutto immaturità. Impulsività e immaturità sono le due cose che mi vengono perché qui abbiamo un fante di coppe. E qui ho come la sensazione che ci sia qualcuno che stia cercando di ottenere un certo tipo di risultato, ehm, magari a seguito di queste comunicazioni che ci sono state, però la cosa la sento un po' difficoltosa nella quarta settimana di marzo, nel senso che con questo diavolo è come se ci fossero dei condizionamenti o delle false promesse che vengono a galla e difatti poi qui abbiamo un 3 di spade, è come se la vostra fiducia o come se qualche ideale venisse tradito. Andiamo a vedere il 3 di spade, 6 di coppe, e re di bastoni. Vi dico ragazzi, qui potrebbe essere un po', infatti poi abbiamo anche la torre. Allora, potrebbe essere a fine marzo che effettivamente vi sentiate traditi, che ci sia questa sofferenza con conseguenza della torre. Adesso poi andiamo, anzi andiamo a vederla subito così poi vi dico tutto. Stella e 5 di pentacoli, sì. Sento che il Papa in questo senso potrebbe più far riferimento a un certo tipo di comprensione o elevazione spirituale, potrebbe anche essere una guida in questo caso. Diciamo che fa anche riferimento a un contratto che c'è in essere o che si vorrebbe, una sorta di accordo, mettiamola così, che nella terza settimana di marzo non è per niente in equilibrio. Potrebbe essere che ne parlerete, vi aspettate effettivamente dei movimenti da parte dell'altro, ma questi movimenti non arrivano. Può essere che vi siano state fatte come delle promesse, o vi siano stati lanciati degli input e qui qualcuno sia un po', abbia un po' fantasticato
e ragazzi verso la fine del mese cascheranno un pochettino tutte queste idee, queste fantasie che vi eravate fatti. Datemi un'altra carta per il 5 di Pentacoli. E se siete single e fosse una nuova relazione, il consiglio che vi posso dare io vedendo la lettura è quella di non dare troppo peso a quello che dice la persona, ma di dare più peso a quello che fa. Mentre il consiglio delle carte è la torre, ragazzi. Quindi lasciar stare questo tipo di illusione, desiderio, sogno. E qui ho due... ragazzi, qui ci sono due carte di dipendenza economica. Se per caso foste in una relazione e vi accorgete che il vostro partner, o per caso voi comunque avete una tentazione fuori dalla coppia, qui il punto è cercate di fare le cose in equilibrio prima di avventarvi su magari nuovi ideali, nuovi progetti o spostamenti o prima di interrompere le cose con il vostro attuale partner, magari aspettate un attimo e vedete come vanno le cose con il nuovo partner. Perché qui ragazzi la torre vi dice di chiudere, di lasciar perdere. Io personalmente potrei anche non essere così drastica. Guardate, di nuovo il Papa. Cercate una guida, cercate qualcuno che vi possa aiutare a vedere in modo chiaro, in modo obiettivo. In realtà non sento che siate inquinati a livello mentale, nel senso che avete una capacità di discernimento piuttosto sviluppata e i sensi ben allerta. C'è questo diavolo, quindi ci potrebbe essere qualche tipo di vincolo, di condizionamento, effettivamente, la sensazione di rimanere soli, però in realtà qui è rendersi conto che siete già soli, fondamentalmente. C'è come una sorta di paura di abbandono. Fatemi sapere come vi risuona perché è particolare la lettura. Allora, andiamo a vedere, ragazzi, ehm, un oracolo. Mi piaci. Qui parla di qualcuno a cui piacete o qualcuno che vi piacerà, potrebbe essere questo fante di bastoni. Parla di flirt, di divertimento e di storia d'amore che sta arrivando. Ma il consiglio qui è, aspettate un attimo, prima di far fare voli pindalici alla mente, aspettate un attimo, osservate che cosa vincola, osservate le false promesse o quello che si fa troppo in fretta a promettere, perché potreste insomma collezionare una certa delusione. Ok. Fiducia. Questa situazione richiede che tu abbia fiducia, che è proprio quello che vi ho detto di non avere adesso. Fiducia sì, fiducia nel senso che bisogna sempre dar fiducia agli altri, no? Però non darla, secondo me, al 100% dando per scontato che tutto quello che ci dicono sia reale, perché, non perché l'altra persona magari voglia raccontarci delle bugie, ma perché è il suo punto di vista filtrato dalle sue esperienze personali. Quindi, sapete, anche quando ci parlano degli ex, ma lei era così o lui era così, è sempre solo il punto di vista di uno, bisognerebbe sentire anche l'altra campana. Però comunque, diciamo, non partite sfiduciati subito, ecco. Allora, andiamo a vedere un ultimo oracolo, un mantra per sviluppare l'amor proprio. Wow! Qui abbiamo carta numero 10 e parla del divino femminile. Io onoro e nutro il divino femminile che è in me. Perché questo divino femminile, ragazzi, mi ricorda un po' la sacerdotessa, e qui abbiamo anche la stella, è quella parte di noi che ci permette di entrare in contatto con il nostro sé superiore. Quindi il lato, diciamo, la polarità positiva è quella più propensa, più adatta per avere visualizzazioni, canalizzazioni di questo genere. Ed è collegato la canalizzazione in questo senso al sesto chakra, ok?
Bene, cari amici del leone, questo è quello che avevo per voi. Spero che la lettura vi sia stata utile, fatemelo sapere con un like, con un commento. Se avete piacere potete iscrivervi, potete condividere il video o abbonarvi al canale nel caso vogliate iniziare un percorso di crescita con me. Io vi ringrazio come sempre di essere stati qui, vi mando un forte abbraccio e ci vediamo nei prossimi video. Ciao ciao!